Sigerico, arcivescovo di Canterbury, attraversò tutta Europa, dall'Inghilterra fino a Roma. Il suo diario, come una Lonely Planet del Medioevo, diventerà la guida al pellegrinaggio in quella che sarà chiamata la Via Francigena. Attraversando la Toscana, si fermò a Monteriggioni, più precisamente ad Abbadia Isola, dove pochi anni dopo, per intercettare i pellegrini e i commerci che affollavano la Via Francigena, fu fondata dalla signora del luogo, Ava dei Lombardi di Staggia, un'abbazia benedettina. L'abbazia prosperò moltissimo e nel 1178 Federico Barbarossa la mise sotto la sua protezione. Molto danneggiata dalla guerra tra fiorentini e senesi del 1221, diventò parte del comune di Siena e fu riedificata fortificandola. Dopo secoli di splendore l'abbazia conobbe il suo declino, fino a che negli ultimi anni non è stata restaurata ed oggi è diventata il Museo Archeologico di Monteriggioni. Noi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto forse bisogna andare più là. L'archeologia non è semplicemente limitata ad un periodo, ma vogliamo raccontare tutta la storia. E parlando di Monteriggioni e di Abbadia Isola, la storia è il Medioevo. Quindi l'idea è stata, partiamo dal Medioevo e andiamo indietro. Quindi noi portiamo i nostri ospiti all'interno di questo ambiente medievale e progressivamente attraverso il periodo romano, attraverso il periodo etrusco, la protostoria e ora la preistoria, cerchiamo di raccontare tutto lo sviluppo del popolamento e anche dell'ambiente dove hanno vissuto i nostri antenati e dove ci troviamo oggi. Ma in particolare Calisna Sepu, questa tomba che abbiamo alle spalle, o diciamo alcuni dei reperti che vengono da questa tomba, cos'è? Perché è così importante? È così importante perché il 7 maggio del 1893 un contadino qui proprio della tenuta del Casone trovò una tomba intatta e all'interno aveva oltre 450 oggetti. Quindi capite bene che fin dal momento della scoperta questa tomba rappresentò un elemento importantissimo e devo dire tutt'oggi per chi si occupa dell'archeologia del territorio, in particolar modo dell'archeologia etrusca di periodo ellenistico, intendiamo dal IV secolo a.C. al I secolo a.C., si imbatte necessariamente nella Calisna Sepu. Di questa tomba a Monteriggioni non è rimasto niente, ma è disseminata per tutta Europa. Quindi la troviamo a Berlino, la troviamo a Firenze, la troviamo a Volterra, la troviamo a Colle Valdelsa e in altre sedi, diciamo così, forse meno note. Però ecco, oggi finalmente l'abbiamo a Monteriggioni. Guardate, quando si parla di territorio volterrano e soprattutto di Etruschi, come vi ho detto, fra il IV e I secolo a.C., la Calisna Sepu, questa tomba che all'interno aveva 105 deposizioni, è il punto di partenza. Ci troviamo davanti a un'altra vetrina importante perché anche questa tomba è abbastanza rilevante, si parla della tomba dell'alfabeto. Siamo nel 1698, viene trovata una tomba con delle pitture che non sono come quelle che ci potremmo immaginare, con corse di cavalli, banchetti, come abbiamo in mente dall'Etruria meridionale oppure da Chiusi, Anciano, Sardeana, ma ci sono soltanto lettere nello specifico un alfabetario e un sillabario. Questo perché? Perché è un elemento di distinzione sociale di questa famiglia. Ovviamente di questa tomba non abbiamo niente, abbiamo solo i disegni conservati. I materiali che vedete sotto non provengono ovviamente da quella tomba, ma da una tomba molto simile, stessa struttura, scavata nel 2010. Quindi ecco, l'idea è proprio un pochino questo, cercare di far capire come doveva essere la tomba. Ci siamo divertiti anche a mettere una donna perché dalle testimonianze sappiamo che già nel VII secolo le donne conoscevano la scrittura e per spiegare qual è il ruolo della società etrusca della donna ci siamo immaginati che fosse proprio una donna a dettare, fra virgolette, allo scriba quello che doveva essere dipinto sulle pareti di questa tomba. Questo è un po' l'emblema, infatti l'abbiamo messo alla fine, una sorta di mascotte, se volete, del museo. È l'uomo del chiostraccio, perché fu trovato uno scheletro nel 1962 nella grotta del Chiostraccio. E all'inizio venne considerato, essendo ritrovato in grotta, ricoperto da stalagmiti e stalattiti, molto antico.
Poi se ne è un po' perse le tracce. Finché nel 2004, durante una delle mie prime esplorazioni speleologiche in quest'area, rinvenni casualmente i resti di un orso delle caverne. Questo riaccese un interesse e scoprì in quell'occasione, grazie ai ragazzi del gruppo speleologico locale, che negli anni 60 appunto era stato scoperto nella stessa grotta un uomo e un altro orso, ma non si riusciva a venire a capo della questione, quindi non si riuscì a trovare i resti. Finché nel 2010-2011 gli scopritori dell'epoca riuscirono a trovare delle foto in bianco e nero dei reperti dell'uomo del chiostraccio e dell'orso rinvenuti nel 64. Questo permise di riandare dai vari musei, varie istituzioni coinvolte negli anni 60 in questa ricerca, con una documentazione fotografica che permetteva di confrontare i loro reperti direttamente con quelli delle foto. L'uomo del chiostraccio aveva una particolarità, che era una frattura nel cranio, che interessava gran parte appunto del cranio, e proprio grazie a questa frattura fu possibile ritrovare esattamente lo scheletro dell'uomo del chiostraccio. L'avevo costruito io, però avevo ereditato tutta una serie di, materiali osteologici umani, tra cui alcuni non si erano proprio perse tracce. Non è antichissimo, è un uomo etrusco, però molto importante perché è stato rinvenuto all'interno della grotta senza nessun tipo di corredo e ha una patologia, una frattura cranica sul cranio, quindi abbiamo ricostruito un po' con delle tacche, abbiamo fatto una specie di autopsia virtuale che ci ha permesso di capire che l'uomo molto probabilmente è deceduto dopo una caduta, probabilmente accidentale, all'interno della grotta, attraverso la quale ci si accede con un pozzo. Vi si accede solamente con attrezzatura da speleologia, quindi solamente per persone esperte. L'ingresso attuale è costituito da un pozzo di 18 metri di profondità. Alla base del pozzo troviamo uno scivolo inclinato costituito da grandi detriti. Dopodiché si accede a un grande salone veramente immenso, le cui pareti sono piene di concrezioni, stalattiti, stalagmiti e depositi di crollo, perché è una grotta molto ampia e chiaramente in cui nei tempi geologici ha subito dei collassi delle pareti rocciose, e sono una serie di processi totalmente compatibili con la dinamica di quel tipo di grotta. Lui probabilmente ha fatto qualche metro scendendo verso il basso e poi lì è morto e lì è stato ritrovato. Tra l'altro siamo riscesi poi nel 2011 e abbiamo ritrovato ulteriori frammenti ossei a testimonianza che lo scheletro di lì non si era mai spostato. L'età dell'uomo del chiostraccio, intesa come età di quanto tempo fa è morto, è stato un argomento di grande dibattito scientifico che ha coinvolto oltre Siena anche numerose altre università e istituzioni al mondo. Inizialmente appunto le prime datazioni davano un'età molto antica, le datazioni più recenti danno un'età etrusca. Questo è dovuto probabilmente a problemi di inquinamento legati alla conservazione appunto del reperto in questi anni di oblio, di cui del reperto non si sa nulla, e quindi sì, attualmente le date più attendibili documentano un'età di circa 2000 anni di questo reperto, e quindi puntando ad un'età etrusca. Il corpo, le ossa non avevano niente addosso, quindi nessun tipo di corredo, quindi anche la datazione era molto incerta. All'epoca fu datato a età neolitica. Nel 2010 è stato recuperato, è stato ripreso lo studio, è stata anticipata la datazione all'età paleolitica, per cui si parlò del primo toscano noto. In realtà recentemente, con altri metodi di indagini, va bene, soprattutto basati sul DNA, siamo arrivati a una conclusione diversa, ovvero probabilmente la datazione corretta ad oggi è quella del III secolo a.C. Quindi l'uomo del chiostraccio non è ringiovanito. Si è ringiovanito molto, non è né un neolitico né un paleolitico, ma un etrusco.
Lui poi è entrato a far parte, insomma, è diventato, diciamo, un etrusco importante. Allora, gli etruschi in Toscana non ci mancano, ma è diventato anche un etrusco importante perché fa parte di quegli centinaio di individui sottoposti ad analisi molecolari, che è un lavoro che ha coinvolto praticamente gli studiosi di mezza Europa e che ci hanno finalmente permesso di dire la parola fine su questo dibattito archeologico che era vecchio quanto gli etruschi sulla loro origine. Quindi sono autoctoni, c'è continuità con le popolazioni precedenti, quindi rimane un popolo misterioso con la sua cultura, con la sua lingua molto particolare, la sua oreficeria, però il DNA non ci dice che, come qualcuno supponeva, potessero venire dall'Oriente. Ho ricostruito i fasci muscolari sulla base del suo cranio proprio, con le tecniche moderne di ricostruzione, quindi quello che vedete è proprio il volto dell'uomo del costraccio. E quindi questo è quanto c'è di etrusco in ognuno di noi? Guardando lui, diciamo, potrebbe sembrare mio zio, diciamo. Sì. Sì, come c'è stata una continuità genetica prima degli Etruschi, ha continuato a esserci localmente una continuità genetica, ma tutto questo si dissolve con la romanità. Ecco, con la romanità, con l'impero romano, con la diffusione di culture, e poi con il Medioevo proprio c'è un rimescolio generale. Poi qui siamo sulla Via Francigena, per cui gente assolutamente ne passava. Il vestito è stato ricostruito con questo vestito semplice perché là dove era stato rinvenuto nel 62 e poi con le nostre ulteriori indagini nel 2011 non c'era, e abbiamo poi fatto un piccolo scavo stratigrafico, non c'era nessun elemento di corredo. Quindi l'abbiamo appena caratterizzato perché caratterizzandolo un po' di più sarebbe stata una forzatura scientifica. Quindi l'abbiamo vestito come un etrusco comune, insomma, non si può sapere di più. Sì. Interessante che non avesse nessun tipo Niente, di... assolutamente. Come se ci fosse caduto nudo. Poi vabbè, è chiaro che studi... Appunto, magari buttato. Però sta qui a ricordarci sempre che la ricerca va avanti, che magari quello che per molto tempo abbiamo dato per assodato e come sicuro, magari andando avanti, riusciamo, se non ad affinarlo, a volte proprio a cambiarlo. Bisogna essere pronti a tornare sui nostri passi. Ecco, e per questo lo mettiamo alla fine, anche in questo caso con i ragazzi ci serve per far capire studiate, perché magari alla fine riuscirete a correggere anche qualcosa che noi abbiamo sbagliato.